paesi nordici, ma tanti altri luoghi, no? Dal Portogallo, alla Spagna, e fino ad andare anche fuori dall'Europa. E ho cominciato quindi a interiorizzare l'architettura, a capirla attraverso quello che percepivo, che sentivo. E quindi mi sono domandato, allora l'architettura non esiste, ma l'opera d'architettura esiste, anzi è quella che ti fa, ti emoziona, ti può dare sia un senso piacevole che un senso spiacevole. E allora lì ho cominciato a capire che il senso dell'architetto è quello proprio di far stare bene le persone, non arrivare al bello, perché il bello e il brutto hanno poco significato. Io penso che quello che dovrebbe fare un architetto è arrivare alla meraviglia, a far meravigliare. Ma come diceva anche Heidegger, deve anche far soffrire, cioè deve scuotere l'animo, no? Perché tu vedi una cosa, oh che bella, poi non ti rimane nulla, invece ti deve rimanere qualche cosa, quindi la devi interiorizzare e poi la puoi anche intellettualizzare, cioè puoi cercare di capire, no? Qual è il messaggio. E qui è arrivato un altro punto, questo libro lo spiega, che un architetto per me deve arrivare a un certo punto, no? Nel suo percorso, che deve riuscire, come tutti gli artisti, a dire qualche cosa, no? Riuscire a dire qualche cosa e non dover essere classificato da una parte, no? In un cassetto, no? Come classificavamo, no? Cioè, ci sono gli architetti del Rinascimento, poi c'erano quelli del Barocco e così per dirne, no? E infatti parlo di Michelangelo perché Michelangelo non poteva essere classificato da nessuna parte, lui aveva il suo messaggio, era quello, l'ho avuto sia nella scultura, no? Guardate le vene, sembra che puzzano le vene delle sculture di Michelangelo, nella pittura, no? La sua luce, le sue sfumature e anche nell'architettura. La sua scalinata sembra un fiume flottante che ti dice vieni, sali, poi scopri che cosa c'è al piano di sopra. E l'architettura quindi non deve neanche portare a classificare, ma tu però devi avere un tuo pensiero, devi avere un tuo modo di fare l'architettura. Devi arrivare a un punto in cui hai esortato le veline della mente, quello che io chiamo le veline della mente, che sono i tuoi maestri, le tue esperienze, che possono anche essere non per forza le esperienze architettoniche, possono essere esperienze musicali, esperienze pittoriche, esperienze della scultura, no? O anche esperienze di vita sicuramente, ma arrivare fino a un punto in cui tu decidi che sei maturo per avere un tuo pensiero. E se non arrivi a quello, allora tutto è possibile, ma nulla accade. Mia moglie dice parla sempre di cose positive, però devo dire purtroppo noi siamo contornati da tanti edifici che non sono architettura, sono edifici che fanno stare male, che sono degli obbrobri, che vedi Rita, la differenza che c'è fra magari un musicista, come dici tu, o un pittore, uno scultore, io magari la musica di quello non mi piace, non l'ascolto. Invece il quadro non lo vedo, oppure lo tolgo, lo vendo, l'architettura la vivo tutti i giorni. Provate a pensare a uno che vive alle Vele, oppure a Corviale o al Laurentino 38, no? Quello poveraccio non può dire, io adesso chiudo gli occhi. Anche perché poi l'architettura abita davanti a Palazzo Farnese, però certo che è fortunato, magari vive di fronte alla rotonda, al parco, però sono quelli che vivono di fronte, sì, certo, agli obbrobri. Però anche qui arriviamo poi a parlare anche della città, no? Del vivere, il passaggio tra il desiderio e il bisogno, no? La città che non hai più desiderio di viverla, ci voglio arrivare. Se me lo dimentico, poi magari con quel pezzo sulla strada cerchiamo di far capire sulle istituzioni. Allora, capisci che hai bisogno di un tuo linguaggio, devi saperla esprimere, perché magari tu non capisci che cosa, perché io lo vedo negli scritti, no? Quello scritto che ti ho dato, il critico dice cose che io non ho mai neanche pensato, magari sì ci sono quelle cose nella mia architettura, però io devo dire che in questo libro le